Ciao a tutti, come eliminare la tua dipendenza emotiva? Allora, dobbiamo tenere presente un fatto fondamentale. Se vogliamo capire come eliminare una cosa, dobbiamo renderci conto del perché è nata una cosa. Allora, la dipendenza, come tutte le dipendenze emotive, ma in realtà tutte sono dipendenze emotive, nascono perché inizialmente c'è un'esigenza e questa esigenza viene soddisfatta in un certo modo. Poi, quando ti rendi conto che quel modo per soddisfare l'esigenza non ti va più bene, la tua parte emotiva capisce che se ti fa diventare dipendente da quella modalità, ne trarrà delle emozioni. E siccome la parte emotiva si nutre di emozioni, si aggancerà proprio a questo tipo di situazioni. Faccio un esempio pratico. Supponiamo che una persona vada una sera in discoteca, un ragazzo, un uomo, e lui normalmente ha difficoltà a interagire con le donne, però quella sera gli offrono 2 o 3 bicchieri di alcolici, lui beve, whisky o quello che è, insomma, e diventa un po' brillo e inizia a interagire socialmente in modo più efficace con le donne presenti nel locale. E insomma, gli va anche bene. Secondo voi, la volta dopo, cosa farà quest'uomo? Berrà ancora o no? Certo che berrà ancora, perché la prima volta gli era andata bene, inizierà a bere. E arriverà a un certo punto che però, insomma, si renderà conto che bere fa male e quindi sarebbe meglio smettere. Nel momento in cui decide di smettere, la parte emotiva capisce che se lo costringerà compulsivamente a bere, quindi lo renderà dipendente, ne avrà sempre delle emozioni, perché creerà subito un conflitto tra quello che lui vuole e tra quello che ottiene. E così come farà? È semplice, se lui non beve non lo farà parlare, non lo farà interagire neanche con gli attaccapanni, gli toglierà ogni capacità di interazione. E questa diventa una dipendenza. Immaginate una donna, altra scena, che non ha più voglia di soggiacere col marito. E allora cosa fa? La sera, per evitare appunto di trovarsi il marito nel letto che magari vuole soggiacere con lei, inizia a vedere dei programmi televisivi. Guarda i programmi televisivi, guarda la televisione fino all'ultimo programma, sperando che il marito si addormenti, ma il marito non si addormenta. Allora inizia a pulire casa, mettere a posto i cassetti, spolverare, a pulire casa. E pulisce fin tanto che il marito non si addormenta. Poi il marito gli dirà, ma come mai ieri? No, sai che io devo pulire perché se non pulisco, se casa non è in ordine, prima di andare a dormire non riesco a dormire bene. E allora tutte le sere inizia a pulire casa, fin tanto che il marito crolla addormentato e allora va a dormire pure lei. Succederà che a un certo punto però si renderà conto che insomma basta pulire casa perché non avrà più voglia e nel momento in cui capisce che non ha più voglia di pulire casa, la parte emotiva ti costringe compulsivamente a pulire casa, proprio perché di nuovo si procura emozioni, quindi ti rende dipendente dal pulire casa. E potrei andare avanti all'infinito. Quindi noi possiamo diventare dipendenti da tutto, dalla sigaretta, da una persona, perché andiamo a creare un'abitudine, quando ci rendiamo conto che abbiamo creato un'abitudine e vogliamo toglierci di piedi questa abitudine, non abbiamo più, diciamo, la forza di farlo, ma perché tutto nasce da un'esigenza sbagliata. Cioè, la dipendenza nasce dal fatto che tu hai cercato di sostituire una cosa con un'altra. Se tu, anziché berti il whisky, fossi andato a farti i corsi di comunicazione, di seduzione, avessi imparato ad interagire con le donne, interagivi senza bere, senza fare niente. E quella era la soluzione giusta al problema, non puoi traslitterare. Se non hai voglia di soggiacere col marito, divorzia, separati da tuo marito, fai qualcosa, non puoi trasferire su un'altra cosa. Quindi le dipendenze nascono in questo modo. Quindi se tu vuoi eliminare la tua dipendenza
emotiva, devi andare alla radice del problema e risolverlo all'inizio. Qual è la vera causa che ti genera questa dipendenza? Se tu risali alla causa e metti in atto la causa, se tu divorzi da tuo marito, vedi che non è più la dipendenza di pulire casa. Se tu vai a fare il corso di seduzione, impari a sedurre, impari a conquistare, vedi che non hai più bisogno di bere, non hai più bisogno di questa dipendenza. Quindi bisogna cercare la causa. Questo è il vero modo per... E poi ovviamente in questo modo ti darai le emozioni diverse. Perché? Ti darai delle emozioni diverse, non avrai più bisogno, la tua parte emotiva non avrà più bisogno di nutrirsi del negativo, si nutrirà del positivo. Se tu divorzi da tuo marito, potrai incontrare altri uomini che ti daranno belle emozioni e ti vivrai le emozioni che ti daranno altri uomini. Se tu smetti di bere e impari a interagire, impari a sedurre le donne, ti godrai l'emozione di sedurti tutte le donne che vorrai. C'è pieno, vuol dire, l'unica cosa che non manca qua sulla faccia della terra sono le persone. Ecco, questo è il vero modo per eliminare le dipendenze emotive, non andare a trovare degli escamotage, cioè la dipendenza nasce perché all'inizio ha una funzionalità, ha una sua funzionalità iniziale, ma dopo diventa una dipendenza, appunto. Quindi bisogna centrare, trovare sempre la causa che genera un certo effetto e non andare a trovare, a cercare un sostituto, i sostituti non funzionano mai. Se diciamo, il metodo per non soggiacere col marito è separarti dal marito, non è quello di pulire casa. Il metodo per conquistare le donne è imparare a farlo attraverso la comunicazione, la seduzione, non bevendo. Questo è quello, bisogna capire esattamente che cosa fare per poter ottenere i risultati che si vogliono ottenere. Bene, per questo video è tutto. Seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Taramasco, iscriviti al canale ed iscriviti anche al mio nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao!